professore, abbiamo raccolto ieri tutta anche la chiacchierata che abbiamo fatto insieme, abbiamo registrato anche la visita della biblioteca del Grano, giusto per fare un po' una sintesi. Mi farebbe piacere che lei ci raccontasse della ricerca genetica partecipativa e dell'importanza di come appunto può restituire una dignità anche al ruolo dei contadini sostanzialmente. L'essenza della ricerca partecipativa è quella di coinvolgere nella ricerca, noi parliamo della ricerca in agricoltura, ma questo potrebbe valere per altri settori della ricerca, le persone che dai risultati di quella ricerca possono trarre dei vantaggi o degli svantaggi eventualmente. Nel caso specifico del miglioramento genetico, siccome questa scienza produce varietà che poi nelle mani degli agricoltori possono migliorare il loro tenore di vita, possono concedergli l'accesso ai mercati, sembra più che ragionevole coinvolgere queste persone nello sviluppo di queste nuove varietà. Uno dei problemi che il miglioramento genetico partecipativo risolve è che il ricercatore che fa questo lavoro tende a vedere soltanto la varietà, mentre l'agricoltore ha la capacità di vedere questa varietà inserita in un contesto. Io faccio sempre l'esempio della resistenza alla siccità. Un metodo infallibile per produrre varietà resistenti alla siccità è di produrre varietà precoci, cioè che maturano prima che arrivi la siccità. Però poi l'agricoltore gli dice: sì, d'accordo, dal punto di vista biologico non ci sono obiezioni, però nel mio contesto, siccome io non posso vivere soltanto di agricoltura, io di solito semino e poi vado a fare un lavoro in città e torno per raccogliere. Se tu mi dai una varietà più precoce, io devo lasciare il lavoro in città 2, 3, 4 settimane prima, e allora il vantaggio produttivo che io conseguo con questa varietà mi compensa per le settimane di stipendio in meno che io prendo dopo il lavoro? Ecco, questo è un tipico esempio di una soluzione che biologicamente è impeccabile ma che socialmente non può essere accettata. Per cui se tu non facessi questo lavoro nel contesto di quella particolare azienda, tu finiresti per spendere 10 anni per ottenere quella varietà, per poi accorgerti che quella varietà non si può inserire in quel contesto. Beh, importante, quindi questo discorso che ci è sembrato importante anche perché esce un po' dalla musealizzazione, diciamo, del grano antico, no? Certo. E si pone invece un'ottica evolutiva adattiva ai contesti, diciamo, locali e anche a quelli planetari, se vogliamo. Certo, perché poi nella nostra esperienza con il miglioramento genetico partecipativo, che è cominciata in Siria nel 1995, poi da lì abbiamo cominciato in Tunisia, in Marocco, in Giordania, in una dozzina di paesi del bacino del Mediterraneo, ma anche del Corno d'Africa, anche in Iran, ha avuto anche l'effetto di dare dignità agli agricoltori, perché in questo rapporto quasi quotidiano con i ricercatori c'era questo continuo scambio di idee, di suggerimenti, e per un agricoltore vedere i propri suggerimenti e le proprie idee accettate nell'ambito di un programma scientifico ovviamente gli restituisce molta fiducia in se stesso, fiducia in se stesso che, mi dicevano poi soprattutto i contadini siriani, si traduceva anche nel quotidiano, cioè quando loro andavano negli uffici si sentivano molto più sicuri di se stessi. E quindi non è sorprendente che questo metodo di ricerca non abbia goduto di grande simpatia negli ambienti politici, perché di fatto restituiva potere decisionale agli agricoltori. E per questo, dopo una decina d'anni che praticavamo, sia pure con successo, il miglioramento genetico partecipativo, abbiamo deciso di rendere gli agricoltori più indipendenti dalle istituzioni, che a volte reagiscono piuttosto bene, ma altre volte reagiscono in modo negativo a questo innovativo modo di fare ricerca in agricoltura. Il miglioramento genetico evolutivo, una scienza vecchia che era stata iniziata negli Stati Uniti nel 1929,
che però non è mai stata attuata in pratica e che consiste fondamentalmente nel creare dei grossi miscugli o delle popolazioni e dare questo tesoro di diversità agli agricoltori, i quali di fronte a tutta questa diversità recuperano vecchi saperi, perché loro, nella loro tradizione, utilizzavano questa diversità al momento della raccolta per scegliere le piante migliori dalle quali ottenere il seme per la generazione successiva. Quello che noi abbiamo fatto non è stato altro che dargli una quantità molto maggiore di questa, assai maggiore di questa diversità, e questo in qualche modo ha una relazione con i cosiddetti frumenti antichi o tradizionali, perché loro a loro volta non sono uniformi ma hanno una certa diversità e nel loro mantenimento c'era questa opera di selezione per mantenere grosso modo quella tipologia, per cui il miglioramento genetico evolutivo ha risvegliato vecchie conoscenze e in aggiunta al miglioramento genetico partecipativo ha dato molto più potere decisionale agli agricoltori, perché erano loro, senza la partecipazione di alcuno. Voglio aprire una piccola parentesi: il miglioramento genetico evolutivo non esclude le istituzioni, ma non le considera indispensabili, cioè quel materiale può essere gestito dagli agricoltori in perfetta autonomia, e questo gli riporta nelle loro mani il controllo del seme. Quel seme, evolvendosi nelle loro condizioni, il che significa terreno, clima, modo di fare l'agricoltura, non ha uguali, è il seme meglio adattato al loro particolare ambiente, e quindi l'agricoltore, non tanto per motivi ideologici quanto per motivi biologici, non ha più alcun interesse a rivolgersi al mercato, perché biologicamente non ci può essere seme migliore di quello. Per quella zona, per quella modalità, certo. diciamo, di fare agricoltura. E siccome questi materiali si evolvono in maniera diversa nelle diverse zone, questo è un modo incredibile per ritornare a coltivare diversità, che ci mette al riparo dei cambiamenti climatici, non solo di quelli a lungo termine, ma anche di quelli a breve termine, che sono quelli che in questo momento, basta guardarsi in giro, gli ultimi 3 anni sono stati tutti profondamente diversi l'uno dall'altro. E quindi, diciamo, rispetto al cambiamento climatico, diciamo, secondo lei questa cosa può metterci al riparo, proprio perché selezione delle varietà molto ampie, tali che si possono adattare quindi anche a cambiamenti anche radicali. Non sì, soltanto... anche perché spesso noi ci dimentichiamo che il cambiamento climatico non è soltanto aumento della temperatura e diminuzione della piovosità, ma aumentando la temperatura e diminuendo la piovosità cambia anche lo spettro delle malattie degli insetti. Per cui adattare le piante al cambiamento climatico significa in realtà adattarle a molteplici obiettivi, e dal punto di vista del miglioramento genetico questa è un'impresa difficilissima, mentre queste popolazioni, in funzione della diversità che posseggono, si evolvono gradualmente adattandosi a quei particolari effetti del cambiamento climatico di quella particolare zona. Pensi semplicemente al cambiamento climatico, all'effetto dell'altitudine sul cambiamento climatico, all'effetto della pendenza, del versante, dell'esposizione. Queste cambiano da zona a zona. Come si fa a fare il miglioramento genetico da una stazione sperimentale servendo tutta questa molteplicità di obiettivi? Con le popolazioni evolutive basta seminarle in ciascuno di questi posti, e la popolazione evolutiva questo lavoro di adattamento lo fa da sola, basta raccogliere, riseminare, raccogliere e riseminare. In questo le tecnologie, quindi, secondo lei sono un nemico o possono e devono essere un alleato? Diciamo? No, possono essere un alleato, per esempio le istituzioni possono trovare in queste popolazioni un enorme beneficio, un materiale estremamente interessante dal punto di vista della ricerca teorica. Per esempio io lavoro con la mia ex università cercando di vedere a livello molecolare che tipi di cambiamenti avvengono a livello del DNA man mano che queste popolazioni si evolvono, e questo ti fa scoprire su quali cromosomi sono localizzati i geni che servono per l'adattamento a quella particolare località, e questo può aiutare
per esempio l'agricoltore nella sua selezione, quando vuole utilizzare queste popolazioni per fare della selezione, come per esempio dicevo ieri ha fatto quell'agricoltore toscano Rosario Floridia, che è anche qui, uno potrebbe selezionare tantissime spighe, allevare delle piccole file, prelevare delle foglie, guardare il DNA e decidere quali di questi hanno effettivamente i geni che controllano i caratteri nei quali l'agricoltore è interessato, per cui sono perfettamente conciliabili. Quindi... Il problema è che le biotecnologie in questo modo vengono utilizzate per creare un controllo dei semi, anziché riuscire a capire come funziona la selezione e fornire un aiuto a chi fa la selezione. Cosa dobbiamo fare? Che le passa di questa esperienza qui a Dobbiamo fare l'aria. Caselli? Dobbiamo fare l'aria. Ma la prima cosa che mi ha colpito è che questo modo, questa tenzone rappresenta dal punto di vista genetico un modo incredibile per mantenere le caratteristiche varietali, perché non c'è il pericolo della mititrebbia che ti mescola, che viene da un'altra località, che ha raccolto un altro grano, per cui sarebbe interessante proporre una cosa del genere, ovviamente con modalità che si debbono inserire nella cultura locale in tutte quelle località dove c'è un grosso interesse da parte degli agricoltori a mantenere le vecchie varietà. Grazie mille, grazie di essere stato con noi. Prego.